Ciao, buongiorno a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme una specialità pugliese, i panzerotti. Sono davvero degli scrigni di bontà, soffice e golosa, così irresistibili che uno tira l'altro. E con questa ricetta otterrete dei panzerotti che non si aprono in cottura e che resteranno sofficissimi per tutto il giorno. Cominciamo preparando l'acqua con il lievito, il sale e lo zucchero. Pesiamo le nostre farine, quindi farina bianca e semola rimacinata. Aggiungiamo i liquidi poco per volta per dare il tempo alle farine di assorbirli. Nel frattempo vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto e a lasciare un like a questo video, grazie di cuore. Non ci resta che completare il nostro impasto direttamente sul tavolo, aiutandoci con un po' di semola. Lo riponiamo all'interno della nostra boule e lo facciamo riposare coperto con pellicola per almeno 30 o 40 minuti. Trascorso questo tempo, ci ricaviamo delle palline da circa 90 o 100 grammi. Chiudiamo le nostre palline in questo modo, facendole roteare tra le nostre mani. E le riponiamo su un vassoio. Se vi fa piacere potete seguire le mie ricette anche su tutti gli altri social, vi lascio i link in descrizione. Facciamo lievitare le nostre palline per 40 o 60 minuti, sempre ben coperte. Nel frattempo possiamo grattugiare i formaggi, per esempio io ho scelto la provola e la scamorza. Voi se volete potete utilizzare anche la mozzarella, avendo cura però di farla scolare, in modo che non rilasci liquidi durante la cottura. Andiamo a condire la passata di pomodoro con un po' di olio, sale, origano e basilico. Per avere una passata più asciutta possiamo anche cuocerla per 10 minuti sul fuoco prima di utilizzarla. E poi andiamo ad aggiungere sempre all'interno la provola e la scamorza grattugiata. Iscrivetevi al mio canale in modo da non perdere le prossime ricette. Le nostre palline d'impasto sono ben lievitate e sono sofficissime. Le andiamo ad appiattire utilizzando un matterello. E poi possiamo farcirle. Unico accorgimento, cercate di non far andare la passata di pomodoro, l'olio sui bordi. Prima di sigillarli passiamo un goccino di acqua in modo che ci aiuterà a sigillarlo in maniera davvero perfetta. Facciamo una bella pressione lungo tutto i bordi e dopo andiamo a togliere l'eccesso di pasta utilizzando una rotella.
E voilà, il nostro panzerotto è pronto. Naturalmente possiamo farcirlo con tantissime altre cose. Per esempio potete aggiungere del prosciutto cotto, del salame oppure delle verdure saltate in padella. Fatemi sapere quali sono i vostri gusti di panzerotti preferiti, così li preparerò per la prossima volta. Per quanto riguarda la cottura, possiamo decidere se farli al forno oppure fritti, come in questo caso. Quindi abbondante olio, lo facciamo arrivare a una temperatura di circa 170 gradi e facciamo proseguire fino a che il nostro panzerotto diventerà dorato da entrambi i lati. Guardate come sta diventando bello gonfio. I bordi invece restano super piatti e super sigillati. Ed è tutto merito del fatto che abbiamo messo un goccino d'acqua sui bordi e siamo andati a fare una bella pressione per rendere il bordo super sottile. E se anche voi adorate i panzerotti pugliesi, lasciate un bel like a questo video e commentate. Vi ricordo che se vi fa piacere potete supportare il mio canale condividendo le mie videoricette con i vostri amici. Basterà cliccare sul pulsante condividi e potrete condividerlo su WhatsApp, Facebook o qualsiasi altro tipo di social. Grazie per il vostro aiuto che per me è davvero molto importante. Facciamo scolare i panzerotti su carta assorbente e dopo possiamo servirli. Sono buoni sia caldi che freddi. Soprattutto adesso che siamo in estate, anche freddi sono davvero deliziosi. E guardate quanto sono soffici. Questa è davvero una ricetta imbattibile. Golosissimi. Uno tira l'altro. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao!